Ciao ragazzi, io sono John Mira e bentornati su Wikos. Oggi ripartiamo ancora con Thriller Killer. Nella puntata di oggi parliamo di Nickname l'Enigmista del 2005 di Jeff Wadlow. Torniamo un attimo nel periodo del 2005. Era il periodo dopo la trilogia di Scream, c'erano i teen horror, i teen slasher e poi arriva questo Cry Wolf. Molto più giusto e bello il titolo originale secondo me. Questo film aveva infatti un piccolo budget, location limitate e un cast quasi emergente, tranne Jon Bon Jovi. Però il film vanta una bella idea di sceneggiatura, una regia ritmata, un montaggio veloce e un cast in parte. Ma soprattutto gioca con la figura del killer, perché il killer viene creato quasi per scherzo all'inizio del film. I ragazzi infatti vogliono mettere paura nel loro college, divertirsi un po', però purtroppo qualcuno inizia a interpretare poi il killer e la cosa gli sfugge di mano. Quindi lo scherzo, tanto per divertirsi, diventa la minaccia reale nel college. Infatti l'opera gioca molto su quello che vedo, quello che viene narrato e quello che non vedo. Questo è uno degli esempi dei primi anni 2000 dove un film anche piccolo però può avere una sceneggiatura valida e il tutto può funzionare. Ragazzi, non stiamo parlando di un capolavoro del genere, però se l'ho messo in rubrica è perché consiglio la visione. Non aspettatevi scene spettacolari, sangue a fiumi o personaggi visivamente fighi con la maschera o altro. Perfino la figura del killer ha un coltello da cacciatore, un passamontagna e una giacca, basta, il tutto molto basico e realistico. Limiti di budget? Vabbè, il film piace lo stesso. Ho detto all'inizio, mettiamoci nella mentalità del 2005 perché io da spettatore poi sono cambiato, spero di essere un po' evoluto e quindi avendo riguardato questo film anche di recente, qualcosa si può notare prima dell'ultima mezz'ora, però non dico altro. Diciamo che se siete spettatori che vedono molti thriller, arriverete un po' prima del finale a unire tutti i puntini, però sto zitto, basta. Quindi nell'opera c'è la classica idea di dover capire chi è il killer dietro la maschera nella scuola, una cosa abusata negli anni 90, però questo era uno degli ultimi prodotti che giocava ancora su questa idea all'inizio del 2000 e va bene, dai. Non è un film fortemente psicologico, però è più una specie di puzzle. È un film che intrattiene, non richiede grandi sforzi da parte dello spettatore, però fa il suo dovere. È un thriller e c'è il killer e poi c'è Jon Bon Jovi. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo, seguiteci su tutti i social, io sono John Mira, un saluto da Wikos.